State già facendo le pulizie di primavera? O, come me, non capite nemmeno perché esistano le pulizie di primavera? Perché il resto dell'anno che fai? Non pulisci? Ebbene, le pulizie di primavera hanno un'origine antica che oggi vi racconterò in un modo un po' diverso dal solito. Quello che state ascoltando è un esperimento, un video puramente narrativo, quasi un podcast. Se questo format avrà un discreto successo, potremmo farlo diventare un appuntamento fisso. Ad esempio, una volta al mese, per scendere ancora più nel dettaglio della vita quotidiana. Ma partiamo da una domanda che mi sono sempre fatta, e forse anche voi. Perché si chiamano proprio pulizie di primavera? Perché non di giugno? Perché non si puliva a fondo a novembre, prima di chiudersi in casa per il gelo? Beh, c'è una ragione tecnica che oggi abbiamo dimenticato, ma che i nostri antenati sperimentavano ogni giorno. Nello specifico parliamo di quelli vissuti tra la metà del Settecento fino ai primi del Novecento. Questa è l'epoca della cenere, del carbone e delle candele. È il mondo prima dell'elettricità, ma nemmeno troppo lontano da noi, dove ogni singola comodità, dal calore alla luce, lasciava una traccia fisica di sporco su tutto ciò che toccava. In questo secolo e mezzo di storia, la primavera non è stata la stagione dei fiori, ma quella dei polmoni neri e dei muscoli a pezzi. La risposta alla domanda perché proprio in primavera è semplice quanto deprimente, perché in inverno pulire era fisicamente inutile. Era come cercare di asciugarsi i capelli sotto un acquazzone. Siamo in piena epoca vittoriana o nel tardo Settecento. La borghesia cresce, le case si riempiono di mobili, tappeti e ninnoli. Era il famoso horror vacui, la paura del vuoto. Ma i sistemi per pulire tutta sta roba erano rimasti fondamentalmente quelli del Medioevo. E così si generava il cortocircuito perfetto per il disastro domestico. Dovete sapere che fino a poco più di un secolo fa stare al caldo significava convivere con il nemico. Ogni fonte di luce e calore, camini, stufe a carbone, lampade a olio, sputava residui H24 e il fumo della legna o la polvere sottilissima del carbone entravano ovunque, nelle trame dei tessuti e nei pori del legno. Oltretutto c'era un aggravante, il sego. Come abbiamo visto nel video Vivere senza lampadine, le candele erano fatte di sego, ovvero grasso animale di scarto, perciò mentre bruciavano emettevano particelle di grasso che volavano nell'aria e si appiccicavano a ogni superficie. Quel grasso agiva come una colla, catturava la fuliggine e la fissava sui muri e sui mobili. Dopo 6 mesi d'inverno la casa non era solo impolverata, era ricoperta da una crosta di grasso nero. Finché il fuoco era acceso, lo sporco vinceva. Pulire una parete a gennaio significava vederla tornare grigia dopo 2 ore. Bisognava quindi aspettare il momento in cui le temperature salivano abbastanza da permettere di fare l'unica cosa che contava: spegnere finalmente il camino. Solo quando il focolare era freddo potevi dichiarare guerra alla polvere, senza che lei continuasse a rigenerarsi alle tue spalle. E poi c'era il fattore luce solare. In inverno, con la luce fioca delle candele e le finestre sigillate per non far entrare il gelo, non vedevi davvero quanto schifo ci fosse intorno a te. Vivevi in una penombra rassicurante. Ma a marzo arrivava il giudice supremo, quel primo sole radente che entrava prepotente e ti mostrava la realtà. Così vedevi dopo un anno che il soffitto era diventato color piombo, che le tende pesavano il doppio per lo sporco e che l'aria che respiravi era satura di residui. A quel punto scattava il rito. Si svuotavano le stanze, si trascinavano i mobili fuori e iniziava la vera battaglia. Si partiva dai soffitti, usando scope avvolte in panni che diventavano neri dopo 2 passate. Per le pareti, se avevate la carta da parati, si usava la mollica di pane fresco, come una gomma per cancellare il grigio dai muri. Un vero lavoraccio spezzamuscoli. Ma il vero mostro finale non erano le pareti, era quello che calpestavate ogni giorno: i tessuti. Se le pareti erano una sfida, i tessuti erano l'incubo finale. Oggi noi abbiamo superfici lavabili, microfibra, aspirapolveri. Nel passato la casa era un ammasso di fibre naturali: lana, velluto, seta, lino, cotone. Tutte queste fibre per 6 mesi avevano agito come dei giganteschi filtri per l'aria, intrappolando cenere, grasso di candela
e scarti umani di ogni tipo. Iniziamo dai tappeti. In epoca vittoriana o nel Settecento il tappeto non si puliva in camera, si schiodava dal pavimento perché spesso erano fissati con dei chiodini e veniva trascinato fuori da almeno 2 persone. Poi veniva appeso a una corda robusta tesa tra 2 alberi e lì iniziava il rito del battitappeto. Non era una spolveratina veloce, ma una sessione di pugilato che durava ore. Si usavano fruste di vimini o battini di metallo. Ogni colpo sollevava una nuvola nera e densa, ma se non finivi il lavoro coperta di fuliggine dalla testa ai piedi, voleva dire che non avevi pulito davvero. E ricordiamoci che si stava liberando la polvere accumulata in un inverno intero di cammini accesi. Era polvere tossica, grassa, che penetrava nei polmoni. Ma il vero orrore, quello che oggi ci farebbe scappare di casa urlando, era nascosto sotto le lenzuola. Il materasso. I materassi del passato non erano blocchi di lattice sterili o quasi, erano sacchi di tela riempiti di materiali organici, di paglia, di crine di cavallo, baccelli di mais o, per i più ricchi, di piume d'oca. In inverno il calore del corpo umano mescolato all'umidità della stanza trasformava il materasso nel paradiso terrestre per parassiti di ogni genere. Le cimici dei letti erano dei conquilini fissi. Capite che pulire il materasso in primavera era un'operazione lunga e faticosa. Si svuotava il sacco di tela, la paglia vecchia veniva bruciata o usata come strame, ovvero lettiera per gli animali, perché ormai era ridotta in polvere e piena di uova di insetti. Il sacco di tela poi veniva bollito in acqua e liscivia, per uccidere qualsiasi cosa fosse rimasta attaccata alle fibre. E per quanto riguarda le piume, quelle erano preziose, non si buttavano mica. Venivano arrostite in grandi forni o stese al sole su teli puliti, sperando che il calore e i raggi UV sterminassero le larve. Insomma, durante la primavera nei giardini non c'era proprio un odore piacevole. Non dimentichiamo poi le tende. Se avete mai avuto delle tende di velluto, sapete quanto pesano. Ora immaginatele sature di fumo di carbone e grasso di candela. E non potevate lavarle, perché il velluto si rovinava. Quindi spesso venivano spazzolate con spazzole rigide centimetro dopo centimetro per grattare via lo sporco secco, oppure venivano strofinate con crusca riscaldata che assorbiva l'unto. In questo blocco domestico per le pulizie, la casa diventava un cantiere a cielo aperto. Tutto ciò che era morbido veniva percosso, bollito o esposto al sole. Era una sorta di esorcismo collettivo. Si cercava di cacciare via l'odore e la presenza dell'inverno da ogni fibra della propria vita. Ma c'era un problema. Una volta che avevi sbattuto i tappeti e svuotato i materassi, ti ritrovavi con una montagna di biancheria, lenzuola e vestiti neri di fuliggine. Qui arrivava la parte che richiedeva giorni di fatica e mani bruciate, la grande liscivia. Una volta grattate le pareti e bastonati i tappeti, restava l'ultimo scoglio: trasformare montagne di tessuti neri di fuliggine in biancheria candida. E qui la storia ci regala un paradosso meraviglioso. Per pulire lo sporco causato dal fumo dell'inverno, i nostri antenati usavano proprio la cenere. Parlo della liscivia. Se mi seguite da un po', ricorderete che ne abbiamo parlato anche nel video Vivere senza lavatrice. Ve lo lascio qui in alto e in descrizione. Nelle pulizie di primavera, però, la liscivia non era una faccenda da un pomeriggio o una giornata, era un'operazione industriale. Perché in primavera si lavava tutto: le lenzuola pesanti di flanella, le coperte di lana che avevano assorbito il sudore di mesi, le tende che erano diventate rigide per lo sporco. Era un lavoro che richiedeva giorni. Il primo problema era l'acqua. Per un bucato di primavera servivano centinaia di litri d'acqua. Acqua che non usciva dal rubinetto, ma andava attinta al pozzo o al fiume, trasportata a spalla e scaldata in enormi calderoni di rame sul fuoco. Solo questo passaggio costituiva ore di fatica. Poi i panni venivano messi nel mastello, coperti da un telo di canapa su cui si spargeva la cenere di legna, e ci si versava sopra l'acqua bollente. La reazione chimica scioglieva il grasso delle candele e la fuliggine dei camini.
Ma immaginate l'odore, non era il profumo di bucato fresco che conosciamo noi, era un odore acre, di fumo e di liscivia bollente, che saturava l'aria del giardino o della cucina per giorni. Le donne finivano questa settimana con le mani piagate, rosse, cotte dall'acqua bollente e dalla soda naturale della cenere. Era un lavoro di squadra. Vicine di casa, sorelle, figlie, ci si aiutava per sollevare le lenzuola bagnate che pesavano decine di chili. L'ironia era che si passava l'inverno a produrre cenere per scaldarsi e la primavera a usare quella stessa cenere per cancellare i segni del riscaldamento. E quando finalmente tutto era pulito, arrivava il momento più soddisfacente e allo stesso tempo più ansioso: stendere. Vedere distese di lenzuola bianche che sventolavano al primo sole di aprile era il segnale ufficiale che l'inverno era stato sconfitto. Ma se il vicino accendeva il camino per sbaglio o se passava un carro alzando la polvere, il lavoro di giorni rischiava di essere rovinato in un attimo. Una delle cose che di solito affascina di più della storia della vita quotidiana è l'ingegno delle persone prima dell'era dei prodotti chimici industriali. Oggi andiamo al supermercato e compriamo uno sgrassatore al limone. Nel passato, se volevate pulire la casa, dovevate trasformarvi in una sorta di alchimisti domestici, attingendo direttamente dalla dispensa o dal ripostiglio dei veleni. Prendiamo ad esempio i pavimenti. Se avevate pavimenti in legno, non esisteva la cera pronta, si usava la birra calda. Lavare i pavimenti con la birra era un trucco comune per dare lucentezza al legno scuro. Se invece avevate il marmo, il rimedio era il latte. Si strofinavano le superfici marmoree con latte fresco per nutrire la pietra e farla risplendere. Immaginate ora l'odore di un salotto nobile dopo un pomeriggio di pulizia al latte e birra. Un mix tra una colazione andata a male e un pub all'orario di chiusura. Ma non dimentichiamoci del pane. Prima vi ho accennato che si usava per pulire le pareti, ma la mollica di pane fresco era il multitasking dell'Ottocento. Se avevate un quadro a olio annerito dal fumo, non chiamavate un restauratore, strofinavate la superficie con la mollica di pane bianco. La consistenza spugnosa e leggermente umida riusciva a sollevare lo sporco grasso senza graffiare la vernice. Era un lavoro di una pazienza infinita. Centimetro dopo centimetro, passavate ore a massaggiare una tela con una pagnotta. E se lo sporco era davvero ostinato, entrava in scena la chimica pesante. Per lucidare i metalli o togliere macchie impossibili dai vestiti si usava l'ammoniaca, che spesso veniva ricavata in modo molto naturale e disgustoso dall'urina fermentata. O ancora peggio si usava il cherosene per pulire i mobili e per sterminare le uova di parassiti nelle fessure del letto. Immaginate un po' la scena. Avete appena passato 3 giorni a strofinare ogni angolo della casa con cherosene, trementina e grasso animale. E poi accendete una candela per vedere se è tutto pulito. La pulizia di primavera era un rischio di incendio costante, una scintilla nel momento sbagliato e la vostra casa era davvero sterilizzata per sempre. Ma le pulizie di primavera non erano solo una questione di grasso, fuliggine e olio di gomito, erano un atto psicologico profondo, quasi spirituale. In un'epoca in cui la scienza non spiegava ancora bene come si diffondessero le malattie, la sporcizia era vista come qualcosa di quasi magico, un ricettacolo di sventura e di malaria. Pulire la casa diventava un esorcismo laico. In molte culture rurali e persino nelle città più moderne dell'Ottocento c'era la convinzione che la sfortuna si accumulasse negli angoli bui, proprio dove si depositavano le ragnatele e la polvere pesante dell'inverno. Spazzare sotto i mobili o dietro le pesanti cassettiere non significava solo togliere lo sporco, ma letteralmente fare spazio alla fortuna. Esistevano superstizioni come non spazzare mai la polvere verso l'interno della stanza, ma sempre rigorosamente verso la porta aperta, per buttare fuori i mali dell'anno passato. In tutto questo sistema di pulizie, non so se avete notato una cosa: la pressione sociale. Le pulizie di primavera erano un evento pubblico impossibile da nascondere, visto che per pulire davvero bisognava portare tutto fuori, dai materassi ai tappeti fino alle sedie.
Il contenuto della casa era esposto agli occhi di tutto il vicinato. Era il momento della verità. I vostri materassi erano rattoppati e più sporchi di quelli dei vicini? Le vostre tende erano più nere? La reputazione di una famiglia veniva pesata sulla bilancia della pulizia di marzo. Non partecipare a questo rito collettivo o farlo svogliatamente significava essere etichettati come pigri, disordinati o peggio moralmente sospetti. Pulire bene era un certificato di rispettabilità borghese. C'era anche una regola non scritta su cosa meritasse di sopravvivere. La primavera era il momento del distacco. Se un oggetto era rotto o uno straccio era troppo logoro, si pensava che portasse energia stagnante. Si facevano perciò dei piccoli falò in giardino o nei cortili con i residui dei materassi o i vestiti ormai immettibili. Il fumo che saliva al cielo era il segnale per tutta la comunità che quella casa era stata resettata ed era pronta a ricominciare da zero. Non pensate a queste donne sfinite dalla fatica e con le mani bruciate dalla liscivia come a semplici casalinghe affaticate, perché erano anche le custodi di un ordine cosmico. Senza il loro intervento l'inverno, con il suo buio e i suoi cattivi odori, non se ne sarebbe mai andato davvero. La loro fatica era il prezzo da pagare per far tornare il sole non solo fuori dalla finestra, ma anche dentro la testa e il cuore della famiglia. Siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio tra grasso, birra e cenere del passato. Quando oggi parliamo di pulizie di primavera, spesso ci limitiamo a cambiare il piumone, ma per secoli pulire la casa è stato un atto di resistenza contro lo sporco e un rito di purificazione che segnava il confine netto tra il buio dell'inverno e la luce del nuovo anno. Non so voi, ma io ancora oggi sento il bisogno istintivo di spalancare le finestre appena c'è un po' di sole primaverile. Sarà forse una sorta di eredità genetica? Spero che questo formato un po' più intimo e simile a un podcast vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se dopo questo video avete voglia di spalancare tutto e pulire casa o se preferite semplicemente ringraziare il cielo per l'invenzione dell'aspirapolvere. Alla prossima, ciao!